Stellina, ciao Monica, Ciao, la notte si avvicina. sì, è venuta Conto da proprio 5, quella di Filastrocca. da 5 a 1, 5, 4, 3, 2. Sì, la sto vedendo. Come la vedi? L'immagine che mi propone è quella di una signora, di una donna, che ha i capelli un po' bianchi e accanto a questa donna c'è una bambina piccola che si occupa di lei. Vedo che la deve proprio accudire in tutto e per tutto perché la donna adulta in verità è un po' bambina. Stellina è la madre. Mm. Eh, Stellina le deve fare da madre, la deve accudire. Stellina è la bambina. Madre che è viva. Mhm. Chiamiamola nel cinema. Viene? È un po' persa nei suoi pensieri, un po' nelle sue cose, viene tipo con una scatola di latta con dentro delle cose, forse rappresentano dei ricordi, però io comunque sì, la vedo. Ti dà l'autorizzazione, Stellina? Sì, perché mi fa vedere un arcobaleno che è proprio fatto ad arco e mi dice che lei vuole passare sotto quell'arcobaleno. Vibrazione, 6 miliardi e mezzo, consapevolezza. 157%, Yes. 44, Te? 1817, Cervello. 8 e mezzo. Nome del progetto di Stellina. Mi viene fuori Morticia Adams. Perché? Ah, vedo che spesso c'è del sarcasmo, dell'ironia, sia quando mi si presentano le entità mentali che quando mi si presentano i nomi dei progetti, perché in fin dei conti sono un po' le entità, no? Che ridono di noi. Mhm. Morticia Adams ha a che fare con una serie di personaggi e di eventi lugubri, legati comunque al dolore e alla sofferenza, anche se lì è tutto visto un po' in chiave comica. Però di base è tutto in bianco e nero e ci sono vari elementi che conducono alla morte, al dolore, anche se si vuol dare una chiave, una lettura diversa, Mhm. al vampirismo anche. Numero di abduction totale di Stellina. Nell'ordine di migliaia viene. Picco. Mm. A che Allora, età? e scuole elementari fino a fine scuole superiori. Cioè quella fascia di età che può essere maggiormente 7-17, 7-20. Adesso quante ne ha? A volte può succedere 2 a settimana, ma non è un numero fisso come poteva esserlo prima, che era tipo 4-5 volte alla settimana, stabile. Ora non è più stabile.
Ok, tutto ha una causa esoterica. L'enorme ritardo di questa mattina, dovuto al fatto che Stellina si è dimenticata di darci lo Skype e non rispondeva al telefono, ha una causa esoterica? Certamente sì. Vedo proprio una sorta di unione e mi fanno proprio vedere come quasi si congiungono a stella. Se tu immagini appunto le 5 punte della stella e poi una sorta di cerchio, le entità per creare proprio una specie di cordone di isolamento intorno a Stellina. Questo cerchio è l'isolamento che vogliono creare intorno a Stellina affinché rimanga sotto il loro dominio e non si Mhm. riscatti, non si liberi. Certo, però attenzione, le entità sono Sono create da Stellina. lei, certo. Quindi è Stellina che non vuole, infatti è Stellina che si è dimenticata di darmi dei dati che io richiedo al primo contatto. Io non me ne sono accorto, ma non sono a fare il gendarme, sempre e comunque. La responsabilità è vostra. Se c'è una scheda da completare, dovete completarla. Non si lascia in bianco Skype, si deve scrivere l'indirizzo. Tanto più che non è nome e cognome nel tuo caso. Quindi chi è tutta la responsabile di tutte queste sfortune che adesso analizzeremo? Sfortune tra virgolette. Le entità cattive? La sfiga? Il No, fato? Il karma? è la Il scelta della rettiliano? PS di avere un'esperienza evolutiva molto travagliata Mhm. perché è la chiave risolutiva di risveglio per lei, perché attraverso esperienze più calme, più tranquille, non c'era per lei la possibilità di accorgersi e di imparare certe cose. Ok, spesso chiediamo il nome del progetto. Adesso ti chiedo invece, Monica, il nome dell'obiettivo, visto che È nel nome del arcobaleno. progetto, cioè la divisione E della luce nei colori, nelle loro componenti. L'arcobaleno non è un gran concetto, tanto bello. dipende come lo si intende, perché nell'arcobaleno vedi varie sfumature, quindi la capacità per lei di distinguere, di discernere. Non va inteso come arcobaleno classico significato simbolico, va proprio intesa come l'insieme dei colori, la capacità che lei ha di distinguere i colori, di uscire dal bianco e nero del suo progetto di vita che è Morticia Adams, che è visto in bianco e nero, e vedere a colori, colori distinti. Riconoscere le esperienze dandogli anche il loro relativo giusto valore. Ed è lei che passerà sotto questo arcobaleno, perché è lei che dominerà il tutto. Quando? Mi dice una tempistica di un arco, perché questo arco ritorna, un arco di 2 mesi dalla sessione. Ok, chiamiamo nel cinema il figlio e il marito. Figlio sì, marito. Ecco, il marito è come tante volte vediamo più nell'idea del controllo. Controllo sia del figlio che della moglie, ma siccome noi sappiamo bene che qua si entra solo per se stessi, per un proprio obiettivo di evoluzione, la porta non gli si apre. Invece il figlio sì. Cioè, Non vuole entrare, insomma. anche se ti devo dire la verità, è arrivato con un videogioco in mano, cioè con il telefonino, con il telefono, no? E vedo già che se, quei giochi con le palline No, 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 colorate. telefoni e videogiochi fuori. Si entra nudi, come vermi, o non si entra, via, se no. Lucio oggi è particolarmente empatico. O così o Mm. fuori.
Interessante perché ha preso il telefono e l'ha fatto passare sotto la fessura della porta dell'ingresso del cinema. Quindi adesso il telefono è all'esterno del cinema. E vedo che c'è il padre proprio fuori dalla porta, che non se ne va via da lì, rimane fuori dalla porta. Cosa fare la guardia al telefono del figlio? Può provare anche ad origliare E perché non entra? e non può. È come se gli si fosse impossibilitato perché è come se ci fosse una regola nel cinema, probabilmente l'hai messa tu, che riesce ad accedere al cinema solo chi ha un qualche interesse per la propria evoluzione. No, se non c'è, non so niente. Ok, e fratello e madre, madre lo ripetiamo. Sì, la madre sì, la vedo un po' appunto dietro con questa scatola di latta, con la testa china su questa scatola che va un po' a rimestare gli oggetti di questa scatola. In fondo, il fratello c'è in prima fila. E in prima fila in verità c'è anche il figlio, anche se sono separati da qualche posto libero. Va bene, vediamo le entità eteriche di Stella Stellina, la notte s'avvicina. Allora, c'è un falconiforme mh, che sembra un rapace. Mm, Adesso non mi viene il nome di questo rapace nero con questa specie di collo bianco, un grifone, insomma una cosa del genere. E poi un lucertolone, quindi un rettile. Il nero col collo bianco è l'avvoltoio? L'avvoltoio, esatto, l'avvoltoio. C'è un avvoltoio, c'è appunto un lucertolone rettile, poi c'è un rospo grosso, un anfibio quindi, rospo che proprio ha l'aspetto velenoso, proprio per questo colore acceso che ha, molto Che viscido. colore è? Allora, verde, verde con delle macchie rosse ed è proprio viscidoso, vischioso. E poi mi fa vedere una puzzola che è del secondo universo, che è un demone del secondo universo in questo caso. Mi mostra Vediamo. 3 DL Mm. e un disincarnato. Come li vedi EDL? Ed Non è essere la dunque luce. non sempre uguali. Nel suo caso sono una luce un po' scura però. Una luce un po' fumosa, un po' di fumo nero, non so, è un misto tra una luce e un fumello nero. Come si chiamano? Ma scusa, fa la filastrocca. Uno si chiama Stella, l'altro Stellina e l'altro La notte s'avvicina. Il disincarnato, chi è? Dov'è? Lei l'ha già un po' intuito. Vedo che è appunto legato a quella casa ed è questa donna che è stata uccisa in questa casa. Ok, chiamiamolo, questo disincarnato, e chiamiamola nonna paterna più tutte le persone delle generazioni, di tutte le generazioni di Stellina che vogliono, i parenti che vogliono accorrere. Allora, onestamente non ne vedo tanti legati alla sua famiglia, proprio per il fatto che di recente è stata fatta una sessione a un suo familiare e per cui è un familiare stretto e pertanto la famiglia è quella, no? Quindi di fatto come suoi familiari diretti vedo che me ne ha ripescati di generazioni molto vecchie, ma vedo più che altro
la connessione con la donna uccisa in questa casa, ed è come se fossero chiamati i disincarnati legati a questa donna. Quanti sono? 119 e lei 120, più lei 120. Però, questa donna perché si è stabilita nella casa di Stellina? Ma adesso non so se sia un discorso appunto di metafora, mi viene completamente imbrattata di sangue, laddove il sangue mi rimanda non solo al discorso della morte, ma proprio come a un discorso che anche lei fosse coinvolta in una serie di faccende, di fatture, piuttosto che di strani legamenti, interferenze demoniache, cose del genere. Quindi ha trovato un'analogia con tutte le fatture che ci sono nell'essere vivente. Sacrifici. Mm. Ha trovato un'analogia Esatto, con tutte le fatture. esatto. Va bene, è andata nel portale questa donna? Vedo che si porta dietro delle lenzuola, anche loro un po' imbrattate di sangue, così tutta avvolta nel letto, così. Il bagno di casa. Ma andiamo a tutti gli altri. La nonna paterna invece lascia un messaggio. Quanto ti ho voluto bene, l'hai capito tanto. Sei un dolce fiorellino. Com'è vestita? No, io non la vedo vestita, perché io la vedo già sotto forma luminosa, tipo come se fossero dei glitter, dei brillantini. Io non le vedo più l'abito. Cioè mi ha fatto prima intravedere, ma non addosso a lei, già fuori da lei un maglione bianco traforato, sai, tipo come se fosse stato fatto a mano. Mhm. E più mi aveva appunto già lanciato queste immagini di spille da baglia, di macchine da cucire, però appunto delle immagini, io non ho visto la sua immagine, cose legate a lei, cose a cui lei è stata affezionata, che ha amato in vita. E poi appunto mi dà questo fiorello, io non mi ricordo se fosse anche un tipo, una sorta di formaggino, di cosa, perché mi dà questa immagine anche un po' di merenda, di dolce, legato appunto alla nipote. Ehm, Questo momento carino, anche simpatico di condivisione insieme. La salutiamo. Sì, come se suonasse il flauto in questo saluto, come un saluto che non è emesso dalla bocca ma dal suono del flauto. Il flauto magico. Bella questa Proprio una immagine. melodia di questo genere. Mm-mm. Ok, Va bene. Cause esoteriche. No, entità mentali. Che cause esoteriche? La come parte tre più di E? importante. Sì, sono tre. Queste me le fa vedere proprio bene. Sono pettine, violetta e spazzatura. Mhm. Sono anche abbastanza legate fra di loro, perché in fin dei conti è una vita ehm, molto che ha proprio un filo conduttore molto chiaro, questa vita qua. Quindi mi dà, allora, vediamo un po' però Pettine. i livelli, aspetta, perché 4.
mi sono così chiari i livelli, perché mi continua ad invertire i numeri, perché all'inizio mi fa vedere pettine come 3 e 4 violetta e 5 spazzatura, però poi a volte mi cambia ancora i numeri, mi Vabbè, fa ma non vedere fa niente. 5. 3, 4, 5. Ok, pettine cosa fa? Pettine si riferisce proprio all'accudimento, no? Immagina proprio l'atto di pettinare i capelli e mi fa vedere pettinare i capelli della mamma, ma mi fa vedere anche nel momento in cui pettina i gatti, pettina i cani abbandonati. In generale, questo atto del pettinare sta proprio a indicare in modo più ampio il fatto che lei accudisce, si prende cura di. Chiaramente questa può essere una cosa bella, però in verità implica un grande sacrificio di se stessa, del proprio tempo, di cure che sottrae a se stessa per dare ad altri. Mhm. Violetta? Violetta mi fa vedere proprio questo fiore e me lo fa vedere di un colore viola scuro che tende al nero. Diciamo che in alcune culture, tipo per gli antichi greci, romani, era proprio un fiore legato al lutto, alla sofferenza, al dolore. E così nel suo caso, perché di sofferenza, di dolore ce n'è stato veramente tanto, sia a livello fisico che proprio a livello psicologico, relazionale. Tantissimo dolore. Spazzatura. Spazzatura è il modo in cui lei diverse volte tende a sentirsi, mh, come anche a non sentire che ha un valore, a non sentirsi considerata, a non sentire di avere un ruolo importante, veramente come un cestino in cui mettere dentro il peggio e un oggetto, quindi la spazzatura, che non ha valore. In particolar modo qua in questo momento mi fa sentire il rapporto col figlio, come se lei non avesse un'importanza agli occhi del figlio, quello che lei dice, quello che lei vuole trasmettere, i valori che lei vuole trasmettere al figlio, vengono completamente surclassati da tutta l'influenza invece che il marito ha sul figlio. E poi proprio in generale vedo lei come usata, non so, ecco, come se si sentisse usata, non amata, usata e svalutata. Spazzatura. Mm. A volte sai che da bambina questa roba era anche 8. Spazzatura 8, da Mazza. bimba. 8 è tanto, eh. Sì, perché non è che potesse avere né lei una consapevolezza, né era più di tanto circondata da persone che erano in grado di aiutarla. È vero, poi la nonna la amava tanto, però eh, lei aveva veramente delle forti pressioni e delle forti esperienze che la portavano a vivere molto intensamente questa entità. A cosa serve? A farla sentire costantemente indegna e a farla stare continuamente in questa spirale di esperienze che sono sempre molto sacrificanti, mortificanti, avvilenti, dove lei veramente non è considerata una persona, viene considerata un pezzo di carne. Forse è questo, sai l'immagine che avevo della macelleria? Lei è considerata un pezzo di carne da molestare, un pezzo di carne di cui farne qualche cosa a seconda di chi lo deve fare, insomma, no? Quindi tutte le 3 molestie che ha subito sfiorate da bambina e ragazzina sono entità mentale spazzatura. Sì, poi vedo anche l'intervento del secondo universo.
che io l'ho vista sotto forma di questa puzzola, sì. Impianti. Allora, il primo impianto che mi fa vedere, che non necessariamente è collegato alla religione, però con insistenza mi si presentava anche l'immagine del crocifisso e la vedo anche proprio sotto forma di impianto mentale, c'è come un rosario intorno alla testa, dove il crocifisso del rosario finisce qui nel terzo occhio. Quello che mi attrae di più è l'immagine proprio di questo Gesù crocifisso grondante di sangue che soffre, che si sacrifica per altri, che vive proprio il dolore nel proprio corpo, il sacrificio della propria vita, rinuncia della propria vita. Questo come impianto mentale. Ed è quello che la rinforza in tutte queste esperienze di grande dolore e di privazione. Privazione anche intesa come aborti, no? Privata dei figli. Poi mi fa vedere, sempre legata a questo discorso che ho appena detto di privazione dei figli e di dolore, immediatamente mi porta ai genitali. Un impianto che io vedo molto invasivo e che vedo che ma questa è una cosa che vedo spesso, sai, che gli impianti ai genitali disturbano, possono disturbare il dietro, quindi la zona del retto, e possono disturbare in generale l'intestino. Mi dice anche, aspetta che me l'ho perso, la gola, tornando un attimino su, braccio destro, ginocchio destro. Ok, quindi cause esoteriche. Il problema retto è questo. Dolori articolari? I dolori articolari me li ha legati alle numerosissime abduction che lei ha anche visto, perché lei vede o ha visto comunque in passato delle persone in camice verde che la bloccavano, ok? Ed è proprio lei ha visto una di queste abduction. Ne ha vista una, ma ce ne sono state tantissime e viene proprio bloccata nelle articolazioni. Quindi vedo proprio come dei morsi, chiamiamoli così, dei morsi di ferro che la fermano. Quindi la fermano la zona del diciamo collo, no? Cervicale, spalle, polsi, qua nella zona delle anche, delle ginocchia, delle caviglie, la bloccano al lettino. Intestino, Intestino è molto legato, come ti polipo. ho detto, a questo impianto dei genitali, perché essendo un impianto molto avanzato, che vedo che ha avuto dei successivi upgrade, nel senso che l'è stato installato fin da bambina. Ma mano a mano poi veniva creata una versione più avanzata e più è avanzata, più ha delle ripercussioni anche sugli organi confinanti, come per esempio l'intestino e quindi questa diverticolosi, per esempio, no? E polipi. Perdita di capelli e precoce momento in cui sono diventati canuti, molto precoce. Gli hanno messo due impianti importanti, quello dei genitali e quello della gola. Entrambi vanno molto a interferire sull'assetto ormonale. E quindi immediatamente quando c'è stata, diciamo così, la pubertà, lei non ha avuto la possibilità di avere un assetto ormonale regolare. Indi per cui ha subito avuto problemi alle ovaie, problemi proprio di dolori a tutta la parte genitale, nonché ovviamente un'altra problematica è quella della perdita dei capelli, sempre appunto legata al disordine ormonale prodotto da questi impianti. Perché lei ha cercato questa esperienza? Capelli bianchi, capelli scarsi, radi.
Vedi, di nuovo mi canta sta canzoncina che hai cantato tu all'inizio, no? Stella stellina, la notte si avvicina, perché la notte è proprio il momento delle abduction, no? E lei si stupiva anche, no? Di questo nome Stellina, ed è spiegato un po' così, perché purtroppo, cioè, lei ha fatto proprio questa scelta di tante abduction. Mm. Per lei questa vita così faticosa è assolutamente un corso accelerato che le permette di svegliarsi bruscamente e di capire quanto le cose stiano esattamente all'opposto di come lei sta vivendo. Noi siamo in questa realtà duale e lei ha scelto di viverla in maniera veramente traumatica. Tanto ha scelto di vivere come addotta, quindi schiava, quindi sottoposta, quindi quella che si deve sacrificare per la madre, per gli animali, per la famiglia, per questi uomini bugiardi, inaffidabili, eccetera. Tutta questa esperienza per comprendere che la verità con la V maiuscola è l'opposto, e cioè che è lei la creatrice di tutto e che è lei la padrona della sua vita e che è lei che sarà in grado di ribaltare tutto l'assetto della sua vita. Endometriosi. Quindi sicuramente appunto questo impianto, questo voler disturbare la pubertà e tutta la sua fertilità, perché ovviamente la maggior parte della sua energia sessuale e proprio la sua fertilità, perché vedo proprio che lei ha avuto una serie di gravidanze eteriche legate a queste abduction, ma vedo anche che, vedendola diciamo così, no, in un'altra prospettiva, è proprio un modo per distrarla dalla sua evoluzione, perché tanto lei è concentrata sul suo dolore fisico, tanto non può concentrarsi sulla sua evoluzione spirituale, perché il corpo, insomma, no? Catalizza tutta la sua attenzione, tutta la sua energia. Mal di testa da bambina che finisce ai 16 anni. Ovviamente Più o saranno i meno. medici. Cioè, cioè, allora, lei ha avuto un anno molto intenso perché è stato poi l'anno, diciamo così, in cui la pubertà, insomma, era all'apice, no? Per cui ovviamente questi impianti che le hanno messo e che andavano a interferire l'assetto ormonale avevano, diciamo così, un effetto più forte, ok? Proprio perché ovviamente c'era il suo picco ormonale e quindi in un anno il suo mal di testa è aumentato. Però in verità questo è una sua problematica ricorrente, e per queste abduction che, come ti ho detto, vedo proprio che la inchiodano, inclusa anche, come ti ho spiegato, questo morso in zona cervicale, e per l'impianto mentale che è molto, anche questo, invasivo e le procura dei mal di testa. E poi comunque è veramente la situazione ideale. Farle venire mal di testa e farla stare in uno stato di ovattamento, di confusione e anche infatti di deficit della memoria. Tutto questo per bloccarne l'evoluzione, bloccarne le potenzialità. Causa esoterica del fatto che ha perso il primo figlio e nel secondo caso il gemello, dagli esami risulta che lei praticamente non se n'è accorta, il primo gemello è stato è stato perso praticamente all'inizio, mentre appunto il secondo gemello è l'attuale figlio. Quindi aborti spontanei e non Sì. aborti spontanei. Allora, qua mi devo ricondurre a questo discorso delle abduction. Ehm,
abbiamo detto che sono molto numerose, che queste interferenze sono molto forti ed è come se fossero arrivati a un punto in cui le avessero inculcato che tutta l'energia sessuale e riproduttiva non apparteneva a lei, ok? In quanto lei è una nullità, in quanto lei è un pezzo della macelleria, no? Abbiamo detto un pezzo di carne, ok? Lei è un pezzo di carne di cui dispongono questi medici delle abduction. Quindi cosa è successo? Che ovviamente l'aborto suo reale è proprio dovuto a questo, ok? Quindi queste creature, queste gravidanze, tu non le puoi portare nella tua vita a buona conclusione, a buon fine, ok? Quindi ti faccio abortire. Poi sono arrivati a una sorta di accordo che però per tenerla sotto scacco implicava un sacrificio. Quindi io ti faccio mm, eh, portare avanti una gravidanza con 2 feti, Mhm. ma a uno devi rinunciare perché tu sei nostra. Ok? Il sacrificio ci deve sempre essere in lei. Questa è una Mm. componente essenziale delle sue entità mentali, delle sue entità eteriche, di queste abduction. Ok? Quindi C'è uno se ne va e l'altro ti concediamo. Te lo concediamo. c'è un prezzo, c'è una PS? Sì, No, di questo feto perso. Esiste la PS? sì. E dov'è? Non si è reincarnata ancora, eh? Ma è connessa a qualcuno? Per esempio a lei, al marito, al figlio, che poi è suo fratello. Allora me lo fa vedere come una specie di gioiello, non so come spiegarti, come se fosse... hai presente quella specie di gioiello cameo in cui all'interno a volte trovi, che ne so, un fiorellino secco? Mm. È Mhm. presente? Ecco, me lo fa Sì. vedere così, il piccolino dentro questo gioiello cameo e me lo fa vedere come in sospensione, in attesa di della reincarnazione successiva. Però no, non lo È, vedo legata a loro. è entrato nel portale aureo? No? No. Perché? È automatico, non si è presentato. No, perché è come se dovesse reincarnarsi di qui a poco. 1 anno, 2 anni? Bene, lo può fare dal portale aureo, che non è un posto anti-reincarnazione, è un posto di eliminazione delle proprie interferenze. Lì si prendono delle decisioni in quanto PS, pulite, scevre da qualunque cosa. Si decide davvero. Quindi se adesso, fuori dal portale aureo, vuole incarnarsi tra 2 anni, può essere perché sì, l'hanno convinto che c'è il karma, l'hanno convinto che si deve, può essere che la sua, può essere, detto che sia, la sua decisione non sia totalmente al 100% sua. Nel portale aureo è 100% sua. Vuole incarnarsi in una cavalletta, lo può fare perché lo vuole, non perché gli insettoidi gli stanno mangiando il cervello. Mi fa vedere già una culla, tipo una culla passeggino già pronta. Mm. Bene, portale aureo sì o no? Vuole andare? No. No, bene. Causa esoterica del cesareo? Ehm, non può esserci nulla di semplice, di naturale, di facile per lei. Tutto un po' forzato, un bel po' forzato, Un autoboicottamento totale. totale. Perché? C'è questa qualche vita che pone le radici e le basi di tutto questo. Non ci dimentichiamo le fatture. Adesso ci arriviamo, eh.
brevemente, c'è una vita? Ma me ne fa vedere una molto strana, in cui aveva capito veramente poco. E talmente poco aveva capito che questa qui rappresenta una vita molto accelerata, perché comunque lei adesso sta facendo la sessione, cioè Mhm. capisci, comunque troviamo una donna anche abbastanza giovane, ok? Che ha assolutamente tutte le carte in regola per poter trasformare la propria vita. Quindi non è che si propone a noi come una donna anziana che ha già fatto tutto. Mi fa vedere questa vita in cui è stranissima, cioè, è come se fossero delle creature che strisciano dentro al fango, come se fossero imprigionati. Mi dà come tipo prigione di Guantanamo, sai, una roba del genere. Va bene, schiena. Causa esoterica dei problemi della schiena. Allora, questo è un fatto abbastanza recente e l'ho visto legato a questo disincarnato della casa che a un certo punto si è fatta un po' più ostinata, un po' più insistente. Perché vedo che ci sono stati una serie di elementi che sempre all'insegna di questo autosabotaggio hanno proprio creato una concentrazione, questo cerchio, questo cordone che ti dicevo intorno alla stella, no? Mhm. Per cercare di renderle ancora tutto più complicato, per frenare questa evoluzione. E quindi questo ulteriore mare alla schiena prodotto dal disincarnato è un elemento in più. Memoria, problemi di memoria. Assolutamente impianto mentale Rosario. Oh, Rosario. Ah, l'impianto mentale. Ok, sì, Sì, va, sembra un comincia. rosario, ecco, sì, sì. In generale, brevemente, relazioni difficili, famiglia, lavoro, amici, relazioni sentimentali, al di là di quello che abbiamo già detto, però, perché secondo me è solo quello. Sì, sì, sono le entità mentali tutte e tre, in particolar modo spazzatura, Violetta, ma comunque in generale anche questo progetto Famiglia Adams. Vediamo un po' degli elementi in più rispetto a quanto abbiamo già detto. Um, Beh, interessante che lei se ne sia resa conto. Lei si è resa conto della ripetitività delle sue esperienze, dell'affinità tra il primo e il secondo marito, nonché con una possibile affinità, una piega che sta prendendo il proprio figlio. Mhm. Quindi mi fa proprio vedere questa purtroppo catena maschile, familiare, brutta, negativa, partendo dal padre. Padre, due mariti e il suo timore che diventi anche il figlio, che venga inglobato in questa catena qua di persone inaffidabili, talune sono violente, talaltre sono bugiarde, senza rispetto nei suoi confronti. Ecco. Animali da salvare, gatti, cani. Sì, l'abbiam visto subito nella pettine, nell'entità mentale pettine, dove lei Mhm. ovviamente deve sacrificare se stessa, il proprio tempo, i propri soldi anche, per prendersi cura di queste creature, benché comunque questo abbia un'altra faccia in questa medaglia, cioè non c'è solo questa negativa. C'è anche un Mhm. ricevere amore e affetto, visto che lei sente di averlo ricevuto solo dalla nonna paterna, anche dal figlio in verità, perché a tratti lo sente anche dal figlio, però da E nessun dagli animale animali. e dagli animali, certo, certo. Cane, adesso qua Eh, mi viene un cane, non so, mi viene una testa di un cagnolino, con un aspetto un po' randagio, ecco. vedevano la disincarnata in casa? O qualcosa? Specialmente gatti. Adesso per esempio esatto, gatto mi viene, un gatto che sì, era in grado di vederla, di percepirla. Più che di vederla, percepirla.
Perché effettivamente lei, tipo un po' anima in pena, si spostava all'interno della casa, ne percepiva lo spostamento energetico. Sì. Difficoltà economica costante che impedisce 1000 alternativi interessi che restano quindi inespresse. Naturalmente, fintanto che rimane così forte questa entità spazzatura, in cui lei di fatto viene considerata nullità, ma perché? Perché è lei stessa in primo luogo, no? A considerarsi indegna, indegna della felicità, indegna della realizzazione economica, professionale, indegna di una buona relazione, ok? Quindi naturalmente si autoboicotta anche sotto il profilo economico e tutto quello che significa, perché comunque lei ha capito abbastanza cosa significano i soldi, cioè che i soldi non sono il traguardo, ma sono un mezzo per realizzare se stessa, le cose che le piace fare. Questo lei l'ha capito. Comunque lei ha capito diverse cose, purtroppo a un livello superficiale, come il discorso della memoria, che lei ha questa sensazione non esattamente di dimenticare, ma è come se le informazioni venissero inghiottite a volte dall'acqua, poi dopo riaffiorano. Ok? Quindi così anche la consapevolezza, la comprensione delle cose talvolta affiora e talvolta viene come risucchiata invece sul fondo. Fatture, 2, Mm. 3. Da bambina perché una donna vuole il padre. Dalle medie perché gliela fa una compagna. Fatture e quella che gliela ha scoperte. Le stava male, effettivamente questa donna che gliele ha scoperte, gliele ha tolte, faceva un qualche genere di rito che non sappiamo, di cui non sappiamo nulla, e lei improvvisamente, da molto molto male per giorni e mesi, stava improvvisamente bene. Ma guarda, allora dunque, molte di queste fatture hanno veramente come origine di provenienza il padre. La cosa interessante è come se qualche modo, io non ho capito in che modo, la nonna paterna, a cui appunto lei era molto, lo è tuttora affezionata, affezionamento reciproco ancora, ehm, avesse in qualche modo anche lei subito cose simili. Ok? Come se proprio nella famiglia da alcune generazioni si ripresentasse, ok? Con una certa regolarità questo discorso delle fatture. E quindi ovviamente a maggior ragione nella sua vita, visto che è così tanto autosabotante, non poteva farsi mancare la fattura. E tra l'altro in tenera età. Perché la fattura è proprio l'espressione della massima interferenza, in cui qualcuno ti dice tu non sei padrone di te stesso, sono io padrone di te, ok? Sono io che interferisco sulla tua volontà, sulle tue esperienze di vita. Il tuo potere personale non ce l'hai più, ce l'ho io. Tu sei Mhm, una bamboletta nelle mie mani. mhm. Fin da bambina glielo dicono con questa fattura. Mm. Bambolina voodoo. Eh. Il concetto è quello. Mm. È la totale cessione, no? Delle chiavi della propria vita. Fate quello che volete, queste sono le mie chiavi. Sì. Potete accedere al mio benessere, alla salute della mia schiena e mal di schiena, alla salute della mia testa e mal di testa, alla salute della mia pancia e mal di pancia, fitte al ventre. Dare le chiavi della propria vita. Proprio così. Beh, bella questa espressione. Va bene, la donna uccisa l'abbiamo vista, anche se secondo me è molto lontana. Stellina durante la sessione mi chiede della fiamma. Primo è il marito o il figlio, No, che no, a volte è no. anche un parente. Non è Non è. nessuno degli uomini presenti nella sua vita. È, L'affinità più forte che ha è con il fratello. è esistente o è grezza o è inesistente ancora al momento. Tre possibilità. Allora, al momento lei me la dà lontana, me la dà Nord Europa,
Però è come se lei mi desse come un indizio, un punto di riferimento. Mi dice in questo momento è così lontana perché io ho tante cose da sbrogliare in me. Più Sì. queste cose io le sbroglio, più questa fiamma diventa vicina e reale. Ora la colloco laggiù perché mi devo occupare di me. Dove hai detto, scusami? A me io lo vedo È paesi vaga. scandinavi, Sì, così. ma è un po' come dire sei lontana, così come è Esatto, lontana fisicamente chi va a vivere nei paesi scandinavi. Tu vedi in esatto. Italia È pochi pazzi, no? proprio Tipo la quello l'idea. Bertè, la Bertè all'epoca, giusto per, che poi c'erano vari altri motivi, secondo me, che è andata lì. Ehm, quindi è lontana, ok. Cluster. Mm, ti ho perso, sai, per un Sì, momento. scusami, sì, è andato via un attimo, non so perché. Cluster. Di nuovo interferenze, di nuovo non volere. Stellina vuole andare a cluster, se no chiudiamo qui, abbiamo analizzato e finiamo qua. Perché queste, ci sei Monica? Sì, mi Sì, senti, no? sì. Perché queste cose non sono casuali, niente è casuale, specialmente queste cose. Men che meno queste cose. Mm, sì, sì, Vuole Stellina svoltare? assolutamente vuole. E come? È come se vuole. E mi porta in un cluster in cui ci sono tante pezze di tessuto, i rattoppi. Me ne mostra proprio una quantità notevole, ecco. A distanza mi mostra una macchina da cucire, mi mostra così il suo cluster, con tutte queste pezze di colori diversi. Teniamo tutto? Lasciamo tutto com'è? Non ci meritiamo nulla? Abbiamo visto e No, ce ne io andiamo. merito tutto. No, lei dice io merito tutto. Faccio fatica a dirlo, faccio ancora fatica a Ma è pensarlo. sicura? Noi non siamo sicuri, lei è sicura? Siamo proprio sicuri? Non siamo proprio sicuri, io diventerò sicura di questo. Io ho il germoglio in me, Allora non che io togliamo niente, merito se non siamo tutto. sicuri totalmente andiamo via. Se non si è totalmente sicuri non si viene qui a fare un lavoro perché io dico di togliere tutto. Si deve essere sicuri, se no sono io che faccio il lavoro e mi prendo addosso le responsabilità della vita degli altri. Questo io non lo voglio e non deve avvenire mai. Se non siamo L- sicuri abbiamo fatto un pezzo, il resto un domani, chissà. Ce ne No, andiamo? no, no, lei mi fa intuire che questa sua sicurezza è come un germoglio che mi fa vedere lei che lo annaffia, ok? E mi fa vedere come cresce in maniera accelerata. Ma ancora deve uscire la pianta, ma con la certezza che da quel germoglio, in maniera tra l'altro accelerata, mi fa vedere che tipo ci sarà un fiore di pesco, una cosa del genere, no? Mi fa vedere poi in proiezione. Ecco, questo mi Mhm, mostra, perché mhm. per lei è così. Non Quindi è c'è già sicura? pronto l'albero dei fiori di pesco, però è sicura, certo. Ma è sicura, sicura? Nei termini in cui t'ho detto. Lei ha bisogno di questa tempistica qua, ok? Ma io Quindi vedo che è lei che annaffia, eh? Non c'è togliendo qualcun altro. tutto, Non sei tu che toglien- annaffi, eh? togliendo tutto toglierà anche pettine, l'accudimento, il dover sempre occupare di altro o altri, come il figlio, il marito, i gatti, i cani, gli altri sono meglio di me, io devo accudire gli altri. Sarà un atto che in qualche modo prevederà anche una forma di, la gente, il popolo direbbe egoismo, ma non è così. È sicura. Lei sa che non cambierà dall'oggi al domani, ok? Ma lei sa benissimo in che direzione sta andando e vuole andare. Cioè lei me lo fa vedere proprio, ehm,
questa crescita potenziale e che sarà dal germoglio all'albero fiorito. Però è una progressione, ok? È un processo, quindi un processo fatto di tappe, non è un qualcosa che succede domani. Ma io vedo poi che si infileranno una serie di scelte e di azioni per cui ci saranno dei profondi cambiamenti nella sua vita. Sarà lei a trasformarla profondamente. Il che non significa abbandonare cani, gatti, figlio, ma proprio vedo che lei si porrà in una maniera diversa, con una sicurezza diversa, con un valore di se stesso diverso. E vedo proprio anche il figlio e gli stessi animali che si avvicineranno a lei in maniera diversa. Però ci vuole il suo tempo. Via tutto allora. Sì, via tutto, assolutamente. Dimmi quando l'ha fatto e dimmi quando ha messo qua un ad eternum. Proprio con le sue mani, con la forza delle sue braccia, vedo che va a scavare sotto per asportare tutto dalle radici e portare via tutte queste pezze e buttarle dentro il portale definitivo. L'ha fatto? Mm-mm. Certo che l'ha fatto, sì. Ad eternum. Carina, m'ha fatto vedere come ha sigillato questo, cioè talmente tanto ci tiene a questa azione, mi ha fatto vedere che ha sigillato con una saldatura il portale definitivo. Ma io questo non so come mai continuo a vederla con in mano tipo un trapano, così non so se lei ha queste doti così creative di Sì, costruzione. Ah, ecco, sì. perché mi fa Avatar. va bene, l'ha fatto col trapano, l'ad eternum. Come uno scintillio, no? Che parte dalla punta del trapano crea. E... dai, va Avatar. bene. Un Avatar, qualcosa di Avatar. molto simile alla mamma. L'avatar. Sì? Mm, mm, sì. Che? Cioè diciamo che ha instillato molti sensi di colpa e in Stellina. Cioè, insomma, non è magari quello che ci si aspetterebbe da una madre, ok? Ha proprio sovvertito i ruoli. E proprio in questa sovversione dei ruoli ha fatto sì che Stellina non percepisse di avere una vita propria personale, già fin da subito. Io non ho una Via, vita mia. Mm. via, 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 via tutto, assolutamente via. via. Si cambia tutto, si rimette La una... vedo proprio con la mascherina, sai, quella per proteggere gli occhi quando fai questi lavori, con i trapani, con le Chiaro. smerigliatrici. Mm. Cioè, mm. Sì, vedo che butta via tutto. Ed ad eternum con il trapano anche qua. Sì. Va bene, non c'è più nulla, immagino. No, no, no. Morticia Adams, il progetto c'è ancora? No, vedo proprio che l'ha cartocciato. Ok, l'arcobaleno, l'obiettivo, l'arco. Adesso lo vedi? È strano, perché è come se l'avesse fatto cadere giù in terra questo arcobaleno, proprio come se fosse un arco fisico. L'ha fatto cadere giù in terra e mi ha fatto vedere che sopra ha seminato e sono cresciuti tipo un albero di albicocche, un albero di un ulivo. Poi mi fa vedere in prospettiva anche un campo di grano. Ha trasformato così. Ok. Cosa fanno nel cinema brevissimamente? Il fratello Figli. piange. Ok. Di commozione, di condivisione, di partecipazione.
sta partecipando al senso di sollievo che vive lei. Figlio? Il figlio è come se volesse trasmettere alla mamma: mamma, io durante tutta questa sessione non ho pensato neanche un attimo ai videogiochi. Il marito è fuori, fa qualcosa. Non c'è più. Ho visto che a un certo punto ha girato le spalle, è andato, si è allontanato. Chi altri c'era? C'era la mamma sul fondo e ho visto che in effetti ha smesso di rovistare nella scatola, specie negli ultimi 20 minuti tipo. Ha smesso di rovistare nella scatola e vedo che ha cambiato sguardo. Non era più perso nel vuoto e tuttora non è più perso nel vuoto. La vedo riflessiva, diciamo. La fiamma è sempre in Scandinavia? Me la dai in avvicinamento. Sta scendendo giù. Danimarca? Sai, Olanda? scende, Ok, scende. passo è stato fatto. Messaggio finale di Stella Stellina. La sua sessione, il finale della sua sessione si avvicina. Ci siamo davvero liberate di tutta questa zavorra, di tutto questo buio. Siamo nei colori, siamo nella natura, siamo nella piena realizzazione di ciò che ci piace fare. Cioè me la dà proprio come una nuova stellina e non penso che userà più questo nome. Se ne creerà un altro, nuovo. Il suo, Sì, il suo o che un decide lei. nomignolo derivante dal suo. Sì, il suo che decide lei, che si sente di attribuirsi lei perché finalmente si è resa conto che la vita è sua. La crea e la forgia come piace a lei, così come lei è in grado di forgiare gli oggetti, di crearli, no? Allo stesso modo lei fa altrettanto con la sua vita. Ok, come la vedi? Come all'inizio? No, minimamente, ma proprio per niente. A parte che mi sembra che cambia colore di capelli. La vedo con un colore più acceso, più vivace. Mm. Mm? È bella perché comunque lo è, a prescindere, cioè lo era già all'inizio, però è una bellezza diversa, è una bellezza legata alla consapevolezza, una bellezza legata alla liberazione e all'amore per se stessa proprio. Lo riscopre. Cosa succede tra 2 mesi, quindi? E inizia a succedere qualcosa già da oggi stesso, però diciamo che fra 2 mesi c'è proprio come un'esplosione, un suo sbocciare più forte, più intenso. Io vedo proprio anche delle possibilità lavorative che ovviamente daranno il via a un'ulteriore sicurezza non solo economica, ma proprio personale. Va bene. Sei pronta a tornare, Monica?